Quanto può essere noiosa una domenica pomeriggio d'estate in città? Se chiediamo ai parigini dell'Ottocento è semplice, tutto dipende da dove si va. E loro non avevano dubbi su questo, la domenica pomeriggio si passa all'isola della Grande Jatte. Io sono Clelia e oggi scopriamo la famosa opera fatta a puntini da Seurat, una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al minuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. Il quadro di Seurat del 1884 è una delle opere che descrive al meglio la società francese della fine dell'Ottocento ed è conservato dall'altra parte dell'oceano, in America, all'Istituto d'Arte di Chicago. L'opera ritrae i parigini alla moda che si godono il sole la domenica pomeriggio sulla riva della Senna, ma le loro figure, alcune molto geometriche, sono uno strumento per Seurat di sperimentazione. Il paradosso interessante di quest'opera è che la scena a cui Seurat assiste è in realtà frenetica e imprendibile, invece lui la rende monumentale. Tutte le figure sono ferme nelle loro posizioni e stilizzate. I visi, le rare volte in cui sono visibili, sembrano vuoti. I protagonisti sembra che si godranno la loro domenica pomeriggio sulla Senna per sempre, perché le loro azioni sono quasi congelate nel tempo. E l'equilibrio compositivo di Seurat e il suo senso della forma sono stati attribuiti all'influenza dell'artista italiano del Quattrocento, Piero della Francesca. Nel Battesimo di Cristo, ad esempio, la composizione è apparentemente naturale, ma in realtà è caratterizzata da precise regole matematiche per dare un senso di calma e di serenità. Il quadro di Seurat è stato mostrato per la prima volta nel maggio del 1886 ad una mostra impressionista, ma si allontana moltissimo dalle opere di questo movimento. La pittura impressionista si basa infatti su un dipingere intuitivo, legato ai cambiamenti di luce ed immediato, e solo a pochi mesi di distanza, ad agosto, il lavoro è diventato il protagonista del Salone degli Artisti Indipendenti, fondato dallo stesso Seurat 2 anni prima, nel 1884. L'opera di Seurat può essere definita post-impressionista e rientra nel movimento del puntinismo. Ha infatti dimostrato un approccio più sistematico e scientifico alla composizione e all'applicazione del colore rispetto a quello che facevano gli impressionisti, ed è ricordato principalmente per i suoi dipinti monumentali realizzati appunto con la tecnica del puntinismo. Una tecnica da lui stesso inventata, in cui l'opera viene realizzata accostando una miriade di puntini di colore puro. E proprio nel dipingere questo capolavoro è riuscito a perfezionare la sua tecnica, sicuramente influenzato dalle recenti teorie scientifiche. Ma che cos'è il puntinismo in arte? Il puntinismo di Seurat comporta il posizionamento di piccoli puntini di colore puro uno accanto all'altro sulla tela. In questo modo i puntini si fondono nella mente dello spettatore grazie all'occhio che li osserva. Quindi al posto di mescolare i colori dalla tavolozza sulla tela, sarà l'occhio a mescolare i colori per noi. Ad esempio, questo effetto sulla tela dell'opera sembra quasi riprodurre l'afa del sole caldo della domenica d'estate. Osservando con attenzione l'opera si vede chiaramente che ogni forma è costituita da piccoli punti di colore contrastante, che crea quindi un effetto scintillante. Il verde brillante dell'erba illuminata dal sole è composto in realtà anche da punti di giallo e di arancione, mentre le aree di ombra sono composte da blu e rosa. Seurat è ispirato dagli effetti ottici e dagli studi sulla percezione legati alle teorie del colore di due scienziati abbastanza famosi già ai tempi. Non tanto per le teorie sul colore, ma per le scoperte legate al sapone e al diabete, quindi tutt'altro. Seurat decide però di studiare le teorie dei due chimici e di applicarle in arte. Questi effetti di contrapposizione si trovano in diverse zone del dipinto. Al posto di incorniciare l'opera, ad esempio, Seurat decide di creare una cornice di puntini e per farlo inserisce i colori complementari a quelli delle aree di ogni zona del dipinto. Il rosso contro il verde, il blu vicino all'arancione e il viola contro il giallo. Questo per sottolineare come fosse catturato dalle scoperte scientifiche e dalle teorie sul colore. In questo capolavoro di Seurat il soggetto dell'opera è quindi più un pretesto per studiare la composizione, le luci e i colori, che per descrivere la Parigi del tempo. Al centro dell'opera troviamo una donna che stringe la mano ad un bambino. Insieme camminano verso lo spettatore. Si distinguono perché sono fra le poche figure frontali e tutte le altre sono rappresentate per lo più di profilo. Inoltre i colori dei vestiti sono stati scelti con uno scopo ben preciso. Sia il bianco del vestito del bambino che il rosa della donna spiccano contro il verde del prato, illuminati dal sole.
Sono fondamentali nella composizione perché danno un senso di movimento insieme a pochi altri personaggi. Inserire poi una scimmia in un'opera del genere potrebbe sembrare assurdo ai nostri occhi oggi, eppure non era così nella Francia di fine Ottocento. Le scimmie, chiamate scimmie cappuccine all'epoca, erano animali domestici molto alla moda, ma Serò la inserisce anche per un altro motivo. La parola femminile per scimmia era usata in gergo per indicare le prostitute. Viene quindi da pensare che Serò voglia mandare un messaggio. La signora in compagnia della scimmia potrebbe essere infatti una prostituta in giro con il suo cliente. Sullo sfondo del dipinto, attraverso gli alberi, si può vedere una barca in lontananza sulla Senna, con una bandiera francese. Questo particolare è stato inserito da Serò perché probabilmente lui stesso era un francese patriota, ed è un dettaglio comune anche ad altre opere dell'artista, come ad esempio Bagnanti ed Asnier della National Gallery di Londra. Le figure di profilo nell'opera di Serò hanno tutte una caratteristica: sembrano ferme, statiche. Questa rappresentazione è stata probabilmente influenzata dagli studi che Serò da ragazzo ha fatto della scultura classica. Nato a Parigi, Serò infatti si iscrive alla Scuola di Belle Arti nel 1878, ma purtroppo dopo un anno è costretto ad allontanarsi per svolgere il servizio militare obbligatorio. Ritorna a Parigi nel 1880 e si concentra sul disegno per 2 anni, producendo disegni misteriosi e usando il pastello su carta ruvida. Inizia a dipingere sperimentando stili ispirati a Delacroix e agli impressionisti. Dopo aver letto vari libri scientifici di teoria estetica, che discutono del ruolo del colore nell'arte, cerca di formalizzare tutte queste teorie nei suoi dipinti. I protagonisti dell'opera sono esemplificati e stilizzati e alcune forme si ripetono costantemente nel dipinto. Ad esempio, le donne con l'ombrellino o con il cappellino si ripresentano più volte nell'opera, dando alla composizione un senso di ritmo e di ripetizione. Questa ripetizione delle forme accompagna un'altra scelta di stile di Serò, quella di rappresentare alcune figure con forme geometriche molto semplici. Ad esempio, la figura distesa di spalle, con un foulard arancione in testa, risulta molto semplificata, ma nonostante ciò la scelta di questo simbolo in questo colore permetteva ai contemporanei di Serò di identificarla come un'infermiera, perché era il tipico abbigliamento. Ma l'isola della Grande Jatte esiste davvero? Eh sì, l'isola si trova a Parigi, in una zona che ai tempi era considerata periferia e che oggi invece è all'interno del centro, proprio sulla Senna. Per molti anni è stata una zona industriale, mentre oggi si trova un parco e quando Serò ha realizzato l'opera l'isola era davvero uno dei posti più alla moda, più in voga del periodo. Le enormi dimensioni del dipinto di Serò gli rendono impossibile lavorarci all'aperto, come facevano invece gli impressionisti con i loro dipinti, e l'artista realizza quindi almeno 60 disegni e schizzi, ad olio per lo più, della scena della Grande Jatte per mesi, e li usa per creare parti del suo dipinto in studio, perfezionando le figure e ordinandole in una serie di piccoli studi e un grande schizzo compositivo dell'intera opera. L'immagine finale è meticolosamente pianificata, inclusi i colori da utilizzare e dove utilizzarli. Serò inizia il dipinto coprendo la tela con uno strato di fondo e poi ritorna in ogni area per lavorarci sopra nel dettaglio. Piuttosto che essere una rappresentazione naturalistica della scena, il dipinto finito dimostra più l'interesse di Serò per le armonie di colore e per il suo effetto sullo spettatore. Ma come hanno fatto i parigini, protagonisti dell'opera di Serò, ad arrivare dall'altra parte del mondo? L'opera è conservata oggi infatti all'Istituto d'Arte di Chicago grazie all'acquisto di 2 attenti collezionisti, il signore e la signora Bartlett. Ellen Birch Bartlett, infatti, da amante dell'arte impressionista e su suggerimento del direttore del museo, nel 1924 ha convinto il marito ad acquistare l'opera per donarla al museo. La storia racconta che sia stato comprato allora per circa $24.000, che al cambio di oggi sarebbero più o meno €320.000. Se sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club, per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag ArteClub e preparati a scoprire la chicca del video di oggi. Il quadro è stato dato in prestito dall'Istituto d'Arte di Chicago solo una volta nella storia, nel 1958 al MoMA, dove il 15 aprile di quell'anno un incendio ha causato la morte di una persona e l'evacuazione di moltissime opere, tra cui Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte. Da allora è tornato di corsa a Chicago. E in tutto questo l'opera ha un precedente compagno intitolato Bagnanti ed Asnier del 1884. Entrambi i dipinti mostrano i parigini che si rilassano sulla Senna, ma su 2 diversi tratti del fiume.
Bagnanti ad Asnières è stato il primo dipinto su larga scala di Seurat, realizzato prima di sviluppare il puntinismo, ma piccole aree di punti colorati sono visibili nell'acqua e intorno al cappello rosso del ragazzo sul fiume. Questo dipinto mostra solo uomini e ragazzi, forse durante la pausa pranzo nelle fabbriche, che sono visibili sullo sfondo. Gli stessi personaggi non compaiono in una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte, perché in quest'opera Seurat mostra più personaggi della classe media. Questo suo primo grande progetto, Bagnanti ad Asnières del 1184, viene rifiutato dal Salone Ufficiale, ma viene esposto al Salone degli Indipendenti, una mostra alternativa che Seurat aiuta ad istituire e dove incontra i suoi futuri amici, i pittori Paul Signac ed Henry Edmond Cross. Inoltre Seurat ha continuato a lavorare sul puntinismo interessandosi a come la direzione delle linee abbia un effetto emotivo sullo spettatore, un tema che ha cercato di incarnare, di realizzare in altre due opere, entrambe del 1890. Purtroppo però Seurat muore improvvisamente di meningite all'età di 31 anni, avendo prodotto solo pochi dipinti importanti. Questi lo renderanno comunque uno degli artisti più interessanti e innovatori della Francia di fine Ottocento e anche e soprattutto per la sua attenzione alle teorie scientifiche dei suoi contemporanei. Alcuni dicono che vedono la poesia nei miei quadri, io vedo solo la scienza. E se questo video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video sulle opere d'arte più interessanti nella storia. Ti consiglio inoltre di dare un'occhiata al mio video sul 3 maggio 1808 di Francisco Goya oppure quello sulle 20 opere che hanno fatto la storia degli ultimi 20 anni. Grazie e alla prossima!